Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi è un progetto facilissimo. Questo bellissimo top, ma veramente semplicissimo da fare. È lavorato interamente a punti alti, a righe di andata e ritorno, dove ho voluto applicare questi laccetti che partono qui praticamente dal collo, si incrociano sulla schiena e vanno a chiudersi ad incrocio a corsetto nel dietro del lavoro. È veramente un progetto semplice e alla portata di tutti. Ora vi mostro brevemente come ho lavorato. Mi scuserete per il disegno perché, come già sapete, il disegno non è il mio forte. Sono partita dall'alto con una catenella di circa 20-21 centimetri e sono andata a costruire un trapezio aumentando un punto da una parte e un punto dall'altra per ogni giro che ho fatto, per un totale di 2 punti per ogni giro di lavorazione. Per quel che riguarda l'adeguamento delle taglie, se siete forti di seno, avete bisogno di far crescere il lavoro più in fretta, perché questo trapezio deve comunque avvolgere il seno, deve vestire, farete al posto di un aumento per parte ne farete 2, quindi aumenterete, io ho aumentato il primo e l'ultimo punto, voi aumenterete il primo e il secondo e il penultimo e l'ultimo. Se invece avete bisogno che il lavoro cresca un pochino meno, farete 2 punti di aumento un giro e 4 punti di aumento un altro giro, quindi alternerete in questa maniera in modo che se avete un seno un po' più abbondante potete allargare il trapezio nella maniera più consona alla vostra figura. Per quel che riguarda invece la chiusura, la striscia che definisce poi dopo il corpetto, se vogliamo, il corsetto del nostro top, decidete voi quanto volete aperto dietro e andrete a realizzare delle catenelle volanti sia da una parte che dall'altra, dopodiché si proseguirà a righe di andata e ritorno fino all'altezza desiderata. Completato questo lavoro, sono andata ad agganciarmi con delle catenelle che poi ho lavorato a punti bassi sia da una parte che dall'altra, in modo da avere le spalline e il cordoncino per allacciare il top. Per quel che riguarda il consumo del filato, questa ovviamente è una taglia piccola, una S adattabile al massimo alla M, è molto modesta di proporzioni, quindi vi dico subito quanto è. Misura in altezza 37 centimetri e in larghezza, per come l'ho allacciato io, 39, considerando che qui c'è dello spazio, quindi volendo può diventare più piccola o può diventare anche una taglia più grande. E ho consumato circa 160 grammi di filato, 160-170 grammi di filato. Praticamente ho realizzato questo top più un giacchino e erano 5 gomitoli di questo cotone che è di 100 grammi l'uno e tra tutte e due ho avanzato questo che sarà circa 20 grammi, quindi il top sarà circa 160 grammi più o meno, perché nella giacca ne ho usato 320. Più o meno il consumo del filato è quello. Detto questo, vi lascio la descrizione del materiale che ho utilizzato e la spiegazione del progetto stesso. Per questo progetto andrò ad usare il cotone fiocco Cablé della Tre Sfere nella versione blu sport, che questa volta lavorerò con uncinetto numero 4. Dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta, una forbice e un ago da lana. Iniziamo il lavoro in questa maniera. Andremo a costruire una pettorina che non è nient'altro che un trapezio, partendo dall'alto, quindi andremo a realizzare una catenella
vedete voi quanto la volete larga e da quando volete partire. Cioè io starò un po' più giù delle spalle, dopodiché andremo a lavorare a punto alto aumentando ogni giro finché arriveremo al sottoseno e il seno sarà completamente coperto. Quindi quando ci troviamo a questa altezza qua, il nostro pentagono le punte dovrà averle sulla schiena. Adesso iniziamo il lavoro e vediamo come costruirlo. Prima di tutto vado a realizzare una catenella di circa 21 centimetri. Quindi vado a lavorare le mie catenelle finché non ho raggiunto i 21 centimetri. Per arrivare a 21 centimetri ho realizzato con questo filato, questo uncinetto e la mia mano 34 catenelle, alle quali ne faccio un'aggiuntiva per poter tornare indietro. Entro nella catenella numero 2 dall'uncinetto e faccio un punto basso, 2 catenelle. Questo sarà il mio primo punto alto. Dopodiché rientro nello stesso punto di base e faccio il mio primo aumento. Quindi iniziamo subito con un aumento all'inizio e un aumento alla fine per ogni giro. Dopodiché vado a lavorare punto su punto a punto alto tutte le catenelle che ho a disposizione. Quindi ogni catenella che ho lavoro punto alto. Ci vediamo alla fine della riga. Sono arrivata al penultimo punto, adesso vado a lavorare l'ultima catenella facendo l'aumento, quindi 2 punti alti nella stessa catenella di base. Dopodiché saliamo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho subito sotto qua e faccio un punto alto e abbiamo fatto l'aumento. Vado a lavorare punto su punto. Sono arrivata alla fine della seconda riga, qui ho l'ultimo punto e vado a fare il mio aumento. Quindi 2 punti nello stesso punto di base. Dopodiché salgo con 3 catenelle, prendo il filo, entro sotto nel primo punto che ho subito qua sotto e parto e abbiamo fatto l'aumento e vado a lavorare punto su punto fino alla fine e faccio un altro aumento e via via faremo un aumento all'inizio, un aumento alla fine finché non raggiungeremo le misure che ci servono per coprire il seno. Praticamente quando le 2 punte del nostro trapezio gireranno dietro la schiena e copriranno perfettamente il seno. Ho lavorato per 20 righe e ho continuato a aumentare sia all'inizio che alla fine di ogni giro e ho raggiunto la larghezza di 47 centimetri e mi basta. Ora vediamo come continuare. Quindi noi siamo in questa situazione, siamo arrivati qua. Ora dovremo aggiungere tante catenelle quanto lo vogliamo aperto. Lascerò uno spazio e prendiamo in considerazione la misura che mi serve. Mi serve come misura del sottoseno, ho 78 centimetri. Il corpetto, il trapezio che sono andata a fare è 47. 78 meno 47 fa 31. Ma voglio un'apertura di circa 10 centimetri perché poi dopo col nodo andrò a tirare e la regolo un po' come voglio. Quindi 31 meno 10 fa 21. Questo 21 lo andrò a dividere per 2. Uguale 11 e mezzo, 12, 11, alla fine è un po' approssimativo. Quindi andrò ad aggiungere per parte tante catenelle finché non raggiungo 11-12 cm da una parte, 11-12 cm dall'altra.
Nel mio caso, ovviamente, voi andrete ad aggiungere le catenelle che vi servono per arrivare alla vostra misura. Quindi sono qui, vado ad aggiungere, proviamo con se 34 catenelle mi arrivano a 21 centimetri, io devo arrivare a 11, proviamo con 17. Fatte le 17 catenelle le vado a misurare. Ricordatevi che le catenelle vanno misurate sempre in tensione, perché poi una volta fatto il punto è sicuramente più largo della catenella e ho 11 centimetri, mi fermo. Una volta fatte le mie catenelle ne faccio una aggiuntiva per poter tornare indietro e qui ripartiamo facendo il mio primo punto alto, che in questo caso farò punto basso su punto basso. In questa maniera mi resterà un bordo più regolare e avremo sostituito il nostro primo punto alto. Dopodiché andremo a lavorare punto su punto e non faremo più aumenti fino a che raggiungiamo la lunghezza che ci interessa. Io penso di arrivare esattamente al punto vita qui. Quindi probabilmente andrò avanti a lavorare ancora per una quindicina di centimetri a punto alto, righe di andata e ritorno, senza fare più nessun aumento. Ci vediamo quando ho finito il lavoro. Ho lavorato per 12 righe di andata e ritorno per un totale di circa 14 centimetri, per me va bene così. Ora dovremo andare a realizzare i laccetti, che farò in questa maniera. Entro tra il primo e il secondo punto in alto, ovviamente, quindi all'apice del nostro top. Entro qui tra il primo e il secondo punto. Prendo il filo, lo estraggo e faccio una catenella con 2 fili in modo che lo fermo bene e non faccio nodi aggiuntivi. E vado a realizzare una catenella di circa 110 centimetri, perché la catenella deve percorrere tutta la schiena. Praticamente noi avremo questo, no? Deve percorrere tutta la schiena, incrociarsi da una parte e continuare ad incrociarsi fino a riuscire a fare un nodo. Ovviamente questo lavoro lo faremo da tutte e due le parti. Quindi ho calcolato circa 110 centimetri. Vado a fare le mie catenelle, le conto perché dovrò fare lo stesso numero dall'altra parte. Di catenelle per arrivare a 112 centimetri ne ho fatte 190. Ora ne faccio un'aggiuntiva per poter tornare indietro e vado a ripassare tutte le catenelle a punto basso. Quindi per ogni catenella che ho a disposizione vado a lavorare un punto basso fino ad arrivare all'ultima catenella utile, cioè quella con i 2 fili praticamente, dopodiché vedremo come fissare il cordoncino. Ho lavorato l'ultima catenella utile, quindi ho fatto l'ultimo punto basso, tolgo l'uncinetto, lascio il lavoro sospeso, entro tra i 2 punti successivi, quindi salto un punto di base, entro in quello dopo, vado a prendere l'asolina, la porto dietro, chiudo con una catenella, faccio il nodino di sicurezza e vado a tagliare il filo. Dopodiché qui ho le 2 codine, faccio un nodino di sicurezza e poi le vado a nascondere tra i punti e una spallina è fatta. Ora, siccome dovremo lavorare in maniera speculare, quindi qui ho il mio dritto dei punti bassi, devo farlo venire anche di qua.
In questo caso vado prima a fare le catenelle e poi le aggancio, quindi vado a realizzare le mie 190 catenelle e quando ho finito andiamo a vedere come agganciarle. Fatte le mie 190 catenelle vado a lavorare come ho lavorato prima, praticamente entro dalla parte opposta, cioè tra i primi due punti, faccio un punto bassissimo, dopodiché mi sposto nello spazio successivo e faccio un punto bassissimo. Ora sono qui, vado a ripassare tutte le mie catenelle a punto basso. Rimettiamo a posto tutti questi fili. Quindi vado nella prima catenella utile, faccio un punto basso. Ho realizzato tutti e due i lacci, ora andremo a vedere come allacciare. Giro, perché ho deciso che la parte del rovescio è quella con i lacci al punto basso. Piego quello che è il dietro del mio top, prendo il laccetto di sinistra e lo porto a destra e lo infilo nel primo spazio utile tra i due punti alti. Tiro, dopodiché con l'altro faccio lo stesso lavoro . E proseguo poi ad incrociare così come se fossero un paio di sneakers. Decido quanti giri saltare, non so, 1 2, entro nel terzo, con quello di destra vado nel margine di sinistra, con quello di sinistra vado nel margine di destra e vado avanti finché non l'ho allacciato. Quando ho finito di allacciarlo andremo a vedere il lavoro sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.